Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Devo assolutamente mostrarvi un regalo che ho ricevuto a Natale che vi giuro è una cosa che secondo me sognano veramente tutti gli artisti. Prima però di farvi vedere di che cosa si tratta, vi raccomando iscrivetevi al canale, lasciatemi un like per il sostegno e attivate la campanella per ricevere le notifiche di tutti i miei video. Così in questo modo verrete avvisati e non vi perderete nemmeno un mio video. E comunque se volete potete anche seguirmi sui social, comunque trovate sempre tutti i link di qualsiasi cosa qui sotto nella descrizione del video. Ho già scelto un'illustrazione da raffigurare e ho scelto un abito di Valentino della Fashion Week di Parigi. Sono stata incuriosita da questo outfit di Valentino. Adesso però è arrivato il momento di mostrarvi questo fantomatico regalo. Rullo di tamburi. Ta-da! Ormai sapete bene che io prima di fare il disegno definitivo passo prima a disegnare lo sketch su un foglio a parte in modo da tenere il lavoro finito sempre pulito. Se avete un tavolo come il mio che ovviamente presenta delle scanalature e poggiate un foglio sopra, quando disegnate vi darà fastidio. Vi consiglio di utilizzare questi fermacarta di plastica in modo tale che potete lavorare tranquillamente. Non fate caso alle mie mani perché qui sta facendo talmente freddo che mi si stanno seccando e mi continua a uscire anche il sangue. Lei è la mia migliore amica del periodo invernale, l'unica crema che veramente è magica, vi risolve il problema delle mani proprio, cioè io me la metto la sera prima di andare a letto e il giorno seguente, come per miracolo, le mie mani sono guarite. Questa è la quantità che metto. Ora vi mostro già solo stendendola come all'istante la pelle cambia. Ragazzi, guardate che differenza, l'ho appena messa, cioè, vi ricordate le mani prima? Ci tengo a dirvi che non è una sponsorizzazione, è dell'Avon, questa è la crema della vita. E io ho problemi anche con allergia al nickel e questa crema non mi dà fastidio. Comunque adesso basta perderci in chiacchiere e iniziamo a disegnare la bozza del figurino. Ho appena finito di disegnare il figurino, adesso lo vado a ricalcare su un foglio pulito e disegno anche la traccia dell'abito. Ho appena finito di disegnare tutto il figurino completo di outfit. Ora però, siccome sta facendo buio, mi conviene continuare a disegnare domani, altrimenti il video perderà di qualità perché purtroppo non ho le luci. Buongiorno ragazzi, sì, mi vedete con questa cavolo di faccia perché mi sono appena svegliata e mi sono svegliata con una fifa assurda perché oggi devo andare a fare la terza dose del vaccino. Quindi perché non usare il bicchiere della buona fortuna? Oh mio Dio ragazzi. Comunque devo dire che almeno oggi una cosa positiva c'è, è uscito il sole. Che erano veramente almeno 2 settimane buone che qui continuava a esserci nebbia, sembrava la Milano di tantissimi anni fa. Questa volta utilizzerò i Pro Marker per colorare. Per colorare la pelle vado ad utilizzare il set Skin Tone 1 del set sempre dei Pro Marker di Windsor
e Newton, e in più, che non è presente in questo set, utilizzo anche Dusky Pink. Per colorare la pelle impiego veramente tantissimo tempo, mi piace rendere il figurino il più realistico possibile ed utilizzo veramente tante tonalità di rosa. Molto spesso sui social ricevo dei messaggi privati da molti di voi che mi chiedono come faccio a disegnare il volto così in piccolo. So bene che non è per niente facile disegnare tutti questi dettagli in piccolissimo. Il consiglio che posso darvi è quello di disegnare prima un volto, allenarvi appunto a disegnare un volto con delle dimensioni più grandi per poi arrivare a farlo più piccolo. Quindi esercitatevi sempre, soprattutto sulle cose che sapete fare di meno. In questo modo riuscirete man mano a migliorare. Andate su Pinterest e guardate una marea di foto di riferimento, soprattutto mentre disegnate continuate ad avere un'immagine di riferimento a lato in modo da poter replicare quell'immagine il più simile possibile. Anche se non ci riuscite subito, non vi preoccupate, vedrete che con tanto esercizio e soprattutto esercitandovi anche magari tutti i giorni, dedicando anche magari 20 minuti al giorno su cose che non sapete fare bene, vedrete che poi migliorerete sicuramente. Tante volte mi dite anche che non avete tutti questi materiali a disposizione. Non preoccupatevi, non fatene un problema. Anche io sono partita che avevo veramente pochissimi pennarelli, ma avevo più pastelli. Avevo circa 36 tonalità di pastelli acquerellabili e solo con questi e con quei pochi pantoni che avevo riuscivo a mescolarli tra loro e a raggiungere le tonalità che mi occorrevano, anche se non erano perfette, ma almeno erano molto simili. Quindi in poche parole basta che avete i colori essenziali, pastelli acquerellabili e il pantone blender. Comunque fortunatamente oggi in commercio ci sono tante varietà di pennarelli, quindi si ha la possibilità di comprare altri pennarelli ad un costo molto inferiore. Io quando vengono magari determinate festività o il mio compleanno chiedo sempre se qualcuno non sa cosa regalarmi. Io gradisco sempre materiali d'arte, non mi dispiacciono mai perché secondo me io non ne ho mai abbastanza. Quindi un consiglio che posso darvi è quello di suggerire ai vostri amici e parenti, se in caso non sanno cosa regalarvi, di regalarvi appunto questi materiali. Non vi ho ancora detto cosa penso su questi pastelli. Sono dei pastelli molto morbidi e io adoro i pastelli morbidi, anche perché si riescono a sfumare molto bene e si riescono a sciogliere molto più facilmente con il contatto del pennarello. Ma ho una cosa da reclamare. Nonostante ci siano tutte queste tonalità di colori, le tonalità di marrone sono veramente troppo poche e quelle poche che ci sono troppo chiare. Io che amo colorare la pelle ho sentito proprio la mancanza di queste tonalità di marrone ed ho dovuto utilizzare per forza il mio amato marrone della linea della Stabilo. Hanno fatto tantissime tonalità di azzurro e di verdi e poi sui marroni proprio ciaone. Per il resto non ho nulla da dire perché sono dei pastelli ottimi. Per colorare le calze vi raccomando, ricordate di colorare anche lo strato della pelle. Prendete una tonalità di marrone non troppo scuro e fate una prima stesura di colore. Sempre con la stessa tonalità sovrapponete più strati, soprattutto nei punti in cui la calza non è tanto tirata e ovviamente anche in determinati punti dove sono presenti delle ombre. Vedrete che se utilizzate anche un pastello vi aiuterà a dare quelle striature tipiche della calza, quindi otterrete in questo modo una texture naturale della calza. Comunque voglio ricordarvi che se avete qualsiasi dubbio o volete chiedermi qualsiasi cosa potete sempre scrivermi o qui sotto nei commenti di YouTube oppure tramite un messaggio privato sui social. Quindi io ora vi lascio al proseguimento del video
Vi ringrazio veramente tanto perché state diventando sempre di più, quindi stiamo diventando una famiglia super enorme e mi fa veramente tanto tanto piacere. Se vi va potete anche condividere i miei video sui vostri social, così mi date anche una mano a farmi conoscere da più persone. Io per il momento vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!